Cinema muto italiano, 5 cose assolutamente da sapere. Io sono Mattia, sono uno storico del cinema e vi do il benvenuto sul mio canale. Qui parliamo di storia del cinema italiano a 360 gradi. Se ti fa piacere, iscriviti al canale. Il cinema muto italiano, ovvero quel corpus di film realizzati dalla nascita della settima arte fino a circa il 1930, è avvolto da un denso strato nebuloso, dovuto soprattutto alla scarsa conoscenza che si ha di questa pagina di storia del cinema italiano, avvalorata anche concretamente dalla difficile reperibilità e accessibilità delle stesse opere filmiche. In questi ultimi anni, grazie al lavoro preziosissimo di importanti cineteche come quella di Milano, del Friuli, di Bologna o la stessa Cineteca Nazionale, molte opere sono ritornate alla luce e sono ritornate finalmente visibili e fruibili. Prima cosa da sapere, non erano completamente muti, ovvero se agli attori nella realtà mancava la parola e dunque i dialoghi e le descrizioni erano affidate alle didascalie, e in pochi sanno che, siccome la maggior parte della popolazione italiana era analfabeta, tante volte succedeva che in sala degli attori o degli artisti si prestavano a declamare a voce alta le didascalie dei film. Le proiezioni poi venivano accompagnate con della musica dal vivo, magari fatta al pianoforte, e in certi casi venivano composte delle vere e proprie partiture per i film, come quella celebre di Devraldo Pizzetti per il film Cabiria, o quella realizzata da Mascagni per il film Rapsodia satanica. 2. Non solo bianco e nero. Il cinema, fin dalla sua nascita, ha sempre cercato la verosimiglianza dell'immagine grazie al colore. Vengono fatte varie sperimentazioni e nell'epoca del cinema muto italiano, ma anche diciamo in tutto il mondo, c'erano vari sistemi per dare questa parvenza di colore, come ad esempio la colorazione a mano fotogramma per fotogramma, oppure di procedimenti chimici come il viraggio o l'imbibizione. Il colore dunque assume dei codici interpretativi. Il blu veniva utilizzato per identificare le scene notturne, il giallo per quelle diurne, l'arancio e il rosso per le scene di pericolo e passione. Se vi interessa approfondire la storia del colore nel cinema italiano, vi lascio qui sopra un video completamente dedicato a questa tematica. 3. Il carrello. Ebbene sì, uno dei movimenti della macchina da presa ancora oggi molto utilizzato al cinema, la cosiddetta carrellata, venne inventata durante il cinema muto da Giovanni Pastrone per dare più dinamicità e più profondità alle scene dei suoi film, come accade ad esempio nel celebre Cabiria. 4. Non solo comiche. Se noi pensiamo al cinema muto pensiamo sicuramente alla comica finale, che nella realtà chiudeva le varie proiezioni cinematografiche all'epoca del cinema muto. C'è una lunghissima filmografia per quanto riguarda il cinema di commedia di quegli anni, con interpreti importanti che danno vita a personaggi come Cretinetti, Polidor, Lea e Gigetta, ma ci sono tanti altri generi cinematografici importanti, come ad esempio il Colossal storico, che è un vero vanto per la cinematografia italiana, esportato in tutto il mondo e copiato ad esempio dalla nascente Hollywood. Ci sono poi i cosiddetti drammi mondani o film in frac che al centro dell'azione avevano delle tormentate storie d'amore che riflettono il gusto culturale e letterario liberty e decadentista dell'epoca, passando poi per il cinema d'avventura, il cinema poliziesco e anche quelli che possiamo considerare i nonni dei moderni telefilm, dei serial, ovvero dei film che venivano proiettati a puntate. Ogni pellicola si chiudeva con un clamoroso colpo di scena destinato a svilupparsi nel capitolo successivo. Tra gli esempi più noti vale la pena citare la serie di 8 film dei Topi Grigi, con protagonista Zalamor interpretato da Emilio Ghione, o i 4 capitoli del film Il Ponte dei Sospiri del 1921, che ebbe un clamoroso successo. 5. Recitazione enfatica. Gli interpreti dell'epoca, non potendo utilizzare la voce, che invece era il baluardo degli attori
di teatro sono costretti a enfatizzare sul gesto, sulla mimica per farsi capire dal pubblico. È giusto sottolineare che le pose, i movimenti del corpo non erano oggetto del caso, non erano improvvisati, ma ogni gesto corrispondeva a uno studio approfondito effettuato per esprimere una determinata emozione. Se queste 5 cose ti hanno fatto venir voglia di avvicinarti all'affascinante mondo del cinema muto italiano, ti lascio 3 consigli di visione. Il primo è un film comico di Marcel Fabre che si intitola Amor Vedreste, un racconto che si sviluppa da un punto di vista insolito e sorprendente. Il secondo consiglio di visione è Rapsodia satanica del 1917 di Nino Xiglia con Lida Borelli, che può essere considerata un'opera d'arte totale perché riassume tutta una serie di elementi della pittura, della letteratura, della danza, del cinema e anche della musica in un unico film con un'interpretazione magistrale della Borelli. Terzo e ultimo film per i più temerari, la visione del Colossal Cabiria di Giovanni Pastrone, che viene considerato uno dei film più importanti della filmografia del cinema muto italiano.